Europe Beyond Access Digital Insight. Listening to what the body knows. Chiara Bersani, choreographer, performer, artistic director, Italy, part of the Europe Beyond Access International Laboratory Series. In this talk, given within the context of a series of international artistic laboratories curated by Kate Marsh and Lila White, Chiara Bersani shares reflections on vulnerability, presence, and the knowledge her work carries. Her words invite us to listen with attention to ourselves and to others. Sono una coreografa e artista visiva, sono una performer con un background da attrice e sono una direttrice artistica, che poi è un termine sempre un po' strano e quindi credo di sentirmi più come una facilitatrice. Non so come si possa dire in inglese, però più come una persona che si facilita dei processi culturali piuttosto che una direttrice artistica e sono un'attivista. Ah, i miei lavori come autrice vengono sempre molto collocati in una sfera politica. Questo in parte perché io per prima utilizzo una terminologia politica, quindi c'è una mia scelta in questo, e in parte perché faccio molta fatica a capire come potrebbe un lavoro di un artista disabile in questo momento non essere politico. E questo non lo dico come una cosa positiva, lo dico come una cosa negativa, nel senso che poi magari io come indole sarei stata così in ogni caso, però a volte ho come la sensazione che non abbiamo in questo momento il diritto alla leggerezza. Mi domando quanti di noi avrebbero voluto essere autori e autrici, vorrebbero essere autori e autrici magari più pop, magari più che toccano tematiche più leggere, magari con il diritto di parlare di drammi sentimentali. E invece è come se questo spazio ancora a noi, come a tantissime altre categorie di persone, non solamente agli autori e alle autrici con disabilità, però è come se questo spazio ancora non si fosse realmente concesso. E ogni volta in cui ce lo prendiamo, comunque la chiave di lettura politica resta sempre molto presente. Quindi la mia reazione a questo è stata dire: ok, va bene, la abbraccio, allora che la politica sia la base del mio percorso. Ribadisco, c'è sicuramente anche un'indole, nel senso che sono sempre stata un po' politicamente attiva, però ecco, non mi sento di dire che è stata una scelta al 100%. Ehm, la cosa su cui in questo momento storico, che è il punto da cui volevo partire con voi, proprio perché questo è un incontro sulla media carriera, no? Che è sempre una cosa che mi fa sentire un po' anziana, però effettivamente è giusto. E la cosa su cui mi sto interrogando molto in questo momento è il lasciare spazio. Intendo, io ho avuto la fortuna di iniziare molto giovane. Io ho iniziato a lavorare a 19 anni e a 21 già avevo una buona struttura lavorativa e io ho 40 anni adesso, quindi comunque parliamo di una ventina d'anni di carriera, quindi proprio è giusto che io sia qui come artista a metà percorso. E, e io sto iniziando a sentire, a domandarmi qual è il momento di spostarmi, nel senso, avere 20 anni di percorso alle spalle, di cui comunque gli ultimi 10 come autrice, anche a livello internazionale, fa sì che il mio nome diventa un nome facile da usare. Noi sappiamo che a livello europeo ci sono appunto dei finanziamenti
apposta per sostenere artisti con disabilità, ci sono festival che scelgono di dedicare una parte a questo genere di sostegno. E io so perfettamente che il mio nome in questo momento è un nome facile perché avendo un pedigree abbastanza riconosciuto, indipendentemente dal mio valore, perché poi io non credo che sempre i direttori che mi hanno programmata, io non credo che sempre a loro piacesse il mio lavoro, onestamente, perché l'ho visto quando gli piaceva e quando no. Certe volte sono abbastanza molto sincera nel dire mi hanno chiamata perché in italiano si direbbe ero l'usato sicuro, cioè quella che più o meno va abbastanza bene a tutti, è un nome abbastanza conosciuto nel suo ambito e quindi bene lì. Questa cosa, questo elemento non è piacevole, nel senso che in me ha immediatamente innescato il terrore di diventare un tappo per chi sta iniziando o per chi ha iniziato a lavorare in situazioni diverse o semplicemente che ha avuto meno fortuna di me, meno incontri, meno incontri efficaci e quindi che fa più fatica a mostrare, a condividere, a rendere visibile il proprio lavoro. Quindi come si può fare a non occupare quello spazio? È veramente l'unica soluzione smettere di lavorare, perché me lo sono domandata. Cioè, a un certo punto mi sono domandata, va bene, adesso mi do una deadline, arrivata a quell'età chiudo, perché altrimenti faccio tappo. Eppure, non so, non è una soluzione che mi convince, un po' perché faccio questo lavoro spinta dal fatto che ho delle cose che desidero dire e quindi mi sono sempre detta, prima di avere questo pensiero, mi sono sempre detta smetterò di fare questo lavoro quando sentirò che si sono esaurite le mie urgenze. E in questo momento non siamo ancora lì. Dall'altro lato, però, appunto, la sensazione di ehm, bloccare delle strade mi mette molto a disagio, non mi rende felice, non mi fa stare bene e mi fa pensare che forse bisognerebbe parlarne, almeno tra di noi, almeno discutere. Intanto mi domando se qualcun altro vive una sensazione simile, anche magari in una situazione diversa, magari in un'istituzione specifica, magari in un paese specifico. E poi anche quali sarebbero i desideri per affrontare questa domanda, questa questione. A me, per ora, le soluzioni che io sto provando a darmi sono legate a, il provare a creare degli spazi condivisi con altri artisti e altre artiste, nei limiti delle possibilità che ho, però provare a, per esempio, se nella mia prima fase di carriera, io ho lavorato prevalentemente con artisti senza disabilità, non per scelta, ma perché erano quelli che conoscevo. Adesso sto iniziando proprio a spostare il mio focus anche di interpreti in scena, non perché eh, voglio rientrare nelle percentuali, cioè non perché voglio che il mio lavoro abbia tanti disabili in scena così andiamo nei festival o abbiamo accesso ai sostegni ma perché mi sembra una strategia funzionale per iniziare a lavorare. Se dobbiamo lavorare, allora creiamo lavoro. E allora mi viene da dire, va bene, allora se la mia sala prova inizio a condividerla con altri artisti e artisti con disabilità, forse succede qualcosa. E qui allora aprirei un'altra parentesi, ovviamente fermatevi a essere troppo complessi, su cosa vuol dire essere una coreografa disabile. Questo è un altro dei miei grandissimi punti che volevo condividere con voi perché sono la base della mia riflessione di adesso. Quindi il primo punto, come non fare tappo. E riparliamo dell'industria e dei festival.
la risposta, una delle possibili risposte è provare ad aprire spazio per, e qua arriviamo appunto al mio ruolo di coreografa, perché la mia risposta è di aprire spazio per interpreti con disabilità non mi basta, perché rischi di essere superficiale. E l'abbiamo già vissuto tutte e tutti, nel senso che io credo che abbiamo già tutte fatto esperienza di come spesso risolvere in un modo così estremamente pragmatico un problema culturale complesso e stratificato come quello della nostra assenza dal mondo artistico, spesso genera mostri, nel senso che genera delle finte soluzioni che poi diventano dei nuovi ostacoli per noi. Quindi, quindi mi è venuto un po' in aiuto un dialogo avuto una volta con un'altra coreografa che ha visto il mio lavoro in cui eravamo in scena io e una danzatrice senza disabilità e poi nel finire dello spettacolo entravano persone con disabilità che avevano fatto con me un workshop nei giorni precedenti. Quindi era un lavoro che andava a comporsi, i corpi andavano a comporsi sulla scena. E questa coreografa ha visto il lavoro e mi ha detto: è stato come vedere un grado zero della danza, di una nuova danza, tipo come vedere la nascita di una nuova danza che riparte da zero. Ovvio, lì è una cosa che mi ha fatto molto felice come complimento, ma quella che se ne frega qual è la parte così. Però la parte interessante che voglio condividere con voi è che mi ha attivato un pensiero e che è stato, ma noi, e qua è una domanda di nuovo di quelle che condivido con voi, ma noi abbiamo come dire, un approccio coreografico che parte strutturalmente, tecnicamente, come pratiche dalla disabilità, intendo. Tutte noi e tutti noi abbiamo studiato vedendo la danza, non pensata per le persone disabili, o anche chi di noi ha studiato nei contesti già per persone disabili. Comunque partiamo sempre da che sia la danza contemporanea, che sia la danza classica, che sia la danza jazz, che sia quello che vi pare, ma partiamo sempre da linguaggi costruiti per corpi non disabili che poi sono stati tradotti, reinterpretati, riadattati per essere accessibili, vivibili anche ai nostri corpi. E mi domando, ma noi ne abbiamo una nostra? Ma è possibile, secondo voi, a livello utopico, ripartire da un altro approccio ancora nuovo, completamente nuovo, in cui si crea un repertorio di danza scritto da coreografe e coreografi con disabilità per danzatori e danzatrici con disabilità e che quando viene interpretato da danzatori e danzatrici senza disabilità comunque sono loro che si inseriscono in un linguaggio. È una domanda che è semplice e complessa insieme. Ovviamente una domanda per me senza risposta, ma che sta profondamente spingendo tutta la mia ricerca nuova, quella che sta iniziando adesso, diciamo, per i prossimi spettacoli. E, uno degli elementi che ha molto informato questo nuovo filone di ricerca, che mi sembra interessante da condividere, per fare un esempio molto concreto, molto pratico, è stato quando durante il Covid una serie di curatori e curatrici della danza contemporanea hanno commissionato ad alcune coreografi contemporanee una rielaborazione della morte del cigno. E quando è arrivata a me questa richiesta, io mi sono un po' innervosita perché mi sono proprio vista tutte quelle cose che abbiamo tutti visto per anni, tipo la disabile che fa la danza classica, no? Quindi io proprio la prima risposta istintiva è stata no, grazie,
a posto, fatelo fare ad altri. E poi invece ho iniziato a ragionarci, a ragionare su che cosa poteva essere interessante di questo lavoro. E la cosa che mi è rimasta impressa è stata, vabbè, ma io posso prendere della morte del cigno l'oggetto che è, ovvero un pezzo di danza classica e quindi scritto, scritto molto precisamente, per corpi molto precisi, che quindi può essere reinterpretato da chiunque purché rientri in quel tipo di corpo. Se non rientra in quel tipo di corpo, già diventa una riscrittura che può accadere in mezzo a un'altra cosa. E allora mi sono domandata, ma io non posso prendere questa cosa, questo oggetto, e pensare con gli stessi parametri di creare un oggetto che diventi repertorio di danza, della nostra danza. Poi non mi piace parlare di danza e disabilità, ma non mi piace non perché ho dei problemi col termine disabilità, lo ritengo un tratto della mia identità, ma proprio perché mm, tendenzialmente preferisco definire delle correnti artistiche con dei termini legati alla poetica e non alla specificità del corpo. Quindi mi piacerebbe di più trovare un altro aggettivo, però adesso non ce l'ho, non so se c'è, e quindi ci metto il termine disabilità per capirci tra di noi. Quindi ehm, ho iniziato, ma sono ancora dentro questa ricerca, ed è una ricerca che va avanti dal Covid, quindi è molto lunga. Ho iniziato a immaginare di scrivere un lavoro partendo dal mio corpo, perché quello è quello che avevo a disposizione. È un lavoro che è partito di 15 minuti, adesso dura una mezz'oretta. E ho iniziato e sto continuando a ricercare, anche affiancata da alcune colleghe e colleghi che si alternano in sala con me, ricercare un metodo di scrittura della mia partitura coreografica che sia trasmissibile a un altro corpo con disabilità, qualunque essa sia. Quindi che lo possa fare Aristide, che non ha alcuna questione motoria, ma ha una disabilità fisica, che lo possa fare un danzatore in carrozzina, che lo possa fare un danzatore con una gamma di movimenti più limitata rispetto alla mia, per esempio. Come si fa a scrivere quindi una coreografia? Come si fa a creare una partitura accessibile, realizzabile da tutti questi corpi, ma rimanendo aderente alla partitura iniziale? Quindi che sei trovare delle parole che restano quelle e che però le può fare il mio corpo, il corpo di Aristide, il corpo di quest'altra ipotetica danzatrice con una mobilità ulteriormente ridotta rispetto alla mia e che però è pensata per far splendere i nostri corpi. Non lo so, ci sto lavorando e sto lavorando, è il motivo per cui sono contenta di parlare in italiano, perché il lavoro che sto facendo è di racconto, scrittura di un racconto, per esempio. E la cosa che è stata interessante, che mi ha fatto pensare che ero sulla buona strada, è che quando una danzatrice senza disabilità ha provato a entrare nel lavoro, la cosa che mi ha detto è stata, ci sto un po' scomoda. Eh, e io un po' sono stata contenta, non per vendetta ovviamente, perché il secondo step sarebbe che io vorrei che ci stesse comoda anche lei, ma sono stata contenta perché voleva dire, per me, voleva dire che allora stava veramente iniziando ad essere un lavoro per noi, per i nostri corpi. Nello specifico, io la strategia che ho trovato in questo lavoro è una strategia ehm, in cui ho provato a creare una griglia basata sul respiro della persona che interpreta il lavoro.
Quindi c'è una partitura, ma il ritmo della partitura è la respirazione del singolo a darlo. Questo lo rende un lavoro, teoricamente, lo dovrebbe rendere, spero, un lavoro che non impone al performer di stare al passo con una musica, con un ritmo, con una cadenza, ma gli consente di creare un suo passo, studiare un suo passo e poi però rimanere dentro questo, quindi diventa più adattabile alle varie motricità, anche solo alle varie velocità, mettiamola così. E poi ho provato in questo livello zero appunto a togliere il suono, ma il suono che arriva dall'esterno, quindi una traccia audio, ma tenere il suono che arriva dall'interno, quindi ehm, è tutto basato su vocalizzi che l'interprete fa mentre lavora e sul rapporto tra il movimento e la voce. Quindi il ritmo lo dà l'interprete, la velocità la dà l'interprete, anche la durata dei movimenti la dà l'interprete perché è tutto basato sul suo fiato e da lì costruiamo i movimenti. Come parlare della partitura coreografica? Io sto provando, ripeto, sto perché siamo ancora in corso di ricerca, sto provando a scrivere la partitura per immagini che siano il più visive possibile per chi le riceve, ma anche che abbiano una loro elasticità. Mm, per capirci, c'è un'immagine che non sto facendo da sola questa cosa, sono accompagnata dalla mia movement coach, che è Marta Ciappina, che studia con me, lavora con me e che non ha una disabilità lei. Ve lo segnalo così, come un dato di fatto. Per esempio, c'è questo passaggio che noi abbiamo chiamato Magnifica spirale. Spirale, rifacendoci alle spirali, e le spirali che è qualcosa che nella coreografia si utilizza come termine, magnifica perché è una, come dire, è la tendenza che noi vogliamo che abbia per il performer di magnificenza, diventare sublime con questa spirale. Il mio corpo, la magnifica spirale, la traduce con una spirale verso l'alto che fanno le mie gambe in quel momento, alla fine di tutto un lavoro di rotazione. Quella stessa magnifica spirale, un altro corpo lo potrebbe tradurre con due dita, un altro corpo con un lavoro delle braccia, per fare due esempi che mi vengono in mente. Però resterebbe in quel punto della partitura la magnifica spirale, a cui bisogna arrivare ovviamente con il percorso che è stato scritto fino a quel punto. È strano fare un esempio così concreto, però è per provare a condividere delle parole proprio. E, oppure c'è un momento in cui il- in cui c'è una, come dire, esporsi su un precipizio, diciamo, una- il corpo che si proietta in avanti. Nel mio caso, questa proiezione in avanti è veramente il mio busto che si inclina in avanti, sfiorando una perdita di equilibrio. Quella è la possibilità del mio corpo, quello stesso senso di vertigine con un altro corpo, lo si può semplicemente trovare in un movimento della testa. Mm, dico la prima cosa che mi viene in mente, può essere qualche altro elemento. Però ecco, resta la cosa importante, quale il senso di vertigine. Resta la magnifica spirale, ovvero la ricerca di magnificenza in una forma che va verso l'alto. Questi sono un po' i tentativi che sto facendo, stiamo facendo, perché ripeto, non lavoro da sola, sono i tentativi che stiamo facendo per arrivare ad una scrittura di un pezzo che il mio desiderio sarebbe tra 50 anni, che io verosimilmente sarò morta, pensare a un giovane coreografo che
per il saggio di fine scuola dell'accademia, boh, di una qualche accademia, deve riallestire l'animale di Chiara Bersani e lo riallestisce con la sua collega danzatrice con una qualche disabilità o no, ma che comunque ha nel suo background lo sguardo e l'approccio di una coreografa con disabilità. Quindi non so se sono riuscita a essere chiara, però nel momento stesso in cui noi mettiamo, per esempio, nel caso del mio animale, io metto il respiro come base della coreografia e quindi il rigore diventa comunque qualcosa che cambia nel rispetto del ritmo e dei ritmi di diversi corpi. In quel momento per me io ho fatto diventare la disabilità un metodo, che però a quel punto questo lavoro lo può interpretare anche una danzatrice, un danzatore senza alcun tipo di disabilità, però entra nel mio metodo, non mio di Chiara Bersani, cioè sì, qua mio di Chiara Bersani, però in generale nel mio metodo in quanto coreografo con disabilità, quindi che parte da un altro punto di vista, non parte dalla forma, ma parte dal corpo.